Salve a tutti e benvenuti in un nuovo video. Io sono Efrem e questo è Garage 19. Opel Zafira B 1950 cavalli. Andiamo ad effettuare un tagliando, quindi sostituiamo olio, filtro aria, filtro gasolio e filtro antipolline. Iniziamo subito, ma prima come sempre like, iscriviti al canale e attiva la campanellina per non perdere l'uscita di altri nuovi video. Aperto il cofano del vanomotore, rimossa anche la copertura al di sopra del motore, molto semplicemente basta sganciarla. Rimuoviamo dapprima questa guarnizione in gomma e successivamente sganciamo questa copertura in plastica. Stiamo attenti perché è collegato il tubicino che manda acqua agli spruzzini dei tergicristalli. Successivamente, per rimuovere la copertura di base, svitiamo i 4 bulloni da 10 posti ai 4 angoli. Facciamo tutto questo per raggiungere molto comodamente il filtro del gasolio. Praticamente è all'interno di questo alloggiamento qui. Liberiamo sia i tubi al di sopra così come il connettore stesso. Successivamente possiamo svitare con una chiave da 8 i bulloncini che tengono ancorata questa copertura superiore qui. Qua è un problemino. Ci sarebbe la pinza apposta. Comunque, se non ce l'abbiamo, bisogna far entrare verso dentro il connettore e premere contemporaneamente le due linguette, una di qua e una dall'altro lato. Stessa cosa con questo connettore, solo che abbiamo linguetta sopra e linguetta sotto. Ora, sotto abbiamo un connettore da staccare, quindi non lo togliamo del tutto il portafiltro. Mi raccomando. Ok. Vedete questo connettore? Per staccarlo, qui c'è questa linguetta che bisogna premere. Premiamo e tiriamo via. Bloccato il portafiltro su una morsa, andiamo a svitare il coperchio. Possiamo
farlo in diversi modi, molto comodo utilizzare questa chiave per filtri qui a catena. Svitando il tappo all'interno troviamo ovviamente il nostro filtro da sostituire. Per rimuoverlo è molto semplice, basta ruotarlo in senso orario e sganciarlo. Ed ecco qui, questo è il filtro nuovo. Ovviamente abbiamo la guarnizione nuova da andare ad inserire tra tappo e cassa. Vi faccio vedere. Qui c'è una freccia. Una freccia deve incastrarsi a una di queste due frecce qui presenti. C'è una freccia qui e una freccia qui. Quindi devono combaciare in modo che così faccio il clic e non esce. Per farlo uscire bisogna ruotarlo e sganciarlo. Quindi facciamo combaciare le frecce. Clic fatto e non uscirà più. Filino di grasso sulla guarnizione nuova. Filtro. Allora, questi tre dentini combaciano nelle sue sedi. Non possiamo chiuderlo diversamente. Hanno delle sedi, così è incastrato, se no non scende fino a giù. Ad ogni modo i due connettori devono essere rivolti dallo stesso lato, mentre il connettore elettrico dall'altro lato. Ma ripeto, non ci possiamo sbagliare perché ci sono i dentini e le sedi. Per finire stringiamo a 30 Nm, è indicato qui. Ovviamente ci ricordiamo del connettore in basso elettrico e poi per fissare la cassa filtro qui, se vedete c'è una sede che si deve incastrare, questo qui. Perfetto. Tappo di sopra e via. Ora siamo pronti a svuotare l'olio motore vecchio. Come al solito, prima di spostarci al di sotto dell'auto, solleviamo la stina e apriamo il tappo di carico. Questa è una 13. Qua abbiamo una 32. Svitiamo poco poco finché non vediamo fuoriuscire qui l'olio. Così
lo scarichiamo il più possibile per sporcare il meno possibile. Quindi, ripeto, con una chiave da 13 svitiamo il tappo di scarico dell'olio e lo facciamo defluire ovviamente in un recipiente per raccoglierlo e successivamente smaltirlo. Nel frattempo facciamo defluire e svuotare anche la cassa del filtro dell'olio e infine possiamo rimuovere il filtro stesso. Procediamo ad inserire una rondella di rame sul tappo di scarico, questa funge da guarnizione e possiamo avvitarlo. Filtro dell'olio nuovo, ovviamente sostituiamo anche le due guarnizioni bagnandole con dell'olio o del grasso prima di rimontare il filtro stesso. Ritornando nel vanomotore procediamo a sostituire il filtro dell'aria. Iniziamo sganciando il connettore del debimetro e svitiamo con una Torx da 25 tutti i bulloncini intorno alla cassa filtro. Ci sono 1, 2, 3, 4, 5 e 6 bulloncini. Ovviamente, come sempre, aspiriamo lo sporco all'interno della cassa filtro prima di rimontare il filtro nuovo e mi raccomando, aspiriamo con un aspirapolvere e non soffiamo con aria compressa. Questo per evitare di danneggiare il debimetro o comunque mandare involontariamente dello sporco in aspirazione.
possiamo rimettere così la copertura che avevamo tolto per farci spazio. Passiamo all'olio motore. Identico discorso che ormai faccio al solito, abbiamo imparato. Per quanto riguarda che tipo di olio inserire, dobbiamo stare attenti sia alle specifiche dell'olio stesso che alla gradazione. Per quanto riguarda le specifiche, non possiamo sostituirle, ovvero dobbiamo attenerci a quelle che casa madre ci impone di utilizzare. Per specifiche intendo A3, B4, C2, C3, se un olio deve avere magari degli additivi particolari e così via. Per quanto riguarda invece la gradazione dell'olio da utilizzare, gradazione intendo 1040, 530, 540, 030 e così via, questa dipende da tanti fattori da tenere in conto. Ad esempio, se utilizziamo l'auto maggiormente in città per brevi spostamenti, oppure in autostrada per lunghi tragitti, oppure la temperatura e il clima della nostra zona, se ci troviamo in montagna, se ci troviamo a mare, se al cambio dell'olio notiamo morchie, residui particolari o comunque viscosità strane, se notiamo un comportamento anomalo a motore caldo piuttosto che a motore freddo e così via. Quindi la scelta della gradazione dell'olio dipende da tanti fattori e diverse prove da effettuare. Infatti si parte da quella consigliata dalla casa madre, ed appunto è consigliata ma non imposta, e successivamente effettuando diverse prove e tenendo in considerazione diversi fattori quali ad esempio quelli nominati precedentemente, e da lì ci possiamo spostare di poco variando se necessario la gradazione stessa. Per quanto riguarda invece la quantità di olio da inserire e come rifornire, anche qui solita procedura che dobbiamo seguire, ovvero se ad esempio leggiamo sul libretto che un motore porta, faccio per dire, 5 litri d'olio, non è che inseriamo 5 litri d'olio, chiudiamo, partiamo e pronti via. No, non funziona così. Bisogna innanzitutto fare un primo rabocco sostanzioso per riempire la coppa dell'olio e ne inseriamo finché il livello sulla stina ci indica 3/4. Successivamente accendiamo l'auto, facciamo girare il motore anche un paio di minuti in modo che l'olio entri in circolo, il filtro si riempia e così via, e allora spegniamo l'auto, facciamo assestare l'olio un pochino, ricontrolliamo il livello, questo sicuramente sarà più basso di come l'avevamo lasciato, e allora possiamo procedere ad effettuare il rabocco finale. Aggiungiamo olio finché il livello dell'olio sulla stina non si stabilizzi a 3/4, mai andare oltre. Quindi fatto il primo rabocco, acceso il motore, lasciato girare un paio di minuti, possiamo effettuare il rabocco finale, aggiungere l'olio finché, ripeto, sulla stina il livello è a 3/4, non andiamo oltre. Perfetto. 3/4 di livello. Ci siamo.
Concludiamo il lavoro sostituendo il filtro antipolline e il filtro all'interno dell'abitacolo. Per farlo iniziamo a rimuovere questa copertura qui tenuta da due clip in plastica e successivamente rimuoviamo le altre due vitine che tengono il vano portaoggetti nella parte inferiore. Nella parte superiore ce ne sono altre due, uno da un lato e uno dall'altro. Rimosse le viti, basta tirare verso dietro il vano portaoggetti che viene via facilmente. Stiamo attenti che dobbiamo scollegare il connettore della luce all'interno del vano stesso. Se vogliamo, per farci ancora più spazio, rimuoviamo anche questo bocchettone d'aria in plastica e tanto è solamente agganciato a pressione. E immediatamente vediamo il coperchio all'interno del quale è presente il nostro filtro e allora svitiamo le due viti e successivamente apriamo il coperchio stesso. Ecco qui, questo è il filtro vecchio decisamente sporco e questo qui è quello nuovo. Nel rimontarlo ovviamente rispettiamo il verso del flusso d'aria indicato dalle frecce disegnate sul bordo del filtro stesso. Bene, anche questo video finisce qui come sempre. Like se ti è piaciuto, iscriviti al canale e attiva la campanellina per non perdere l'uscita di altri nuovi video. Ti invito come sempre a leggere qui sotto la descrizione per trovare altre informazioni utili, così come ti ringrazio se effettuerai un acquisto di un qualsiasi prodotto presente su Amazon tramite un link di affiliazione che trovi qui sotto, perché verrà riconosciuta una piccolissima percentuale sull'acquisto
e aiuterai perciò a far crescere il canale supportandolo. Ti ricordo infine che sono presente anche su Instagram e TikTok, passa a dare un'occhiata, trovi sempre qui sotto i link ai profili. Grazie e alla prossima!